Aggiornamento di calciomercato Inter, parliamo oggi di Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter che di fatto ha annunciato sostanzialmente la sua permanenza sulla panchina dell'Inter per la prossima stagione e allarghiamo poi lo sguardo andando a fare delle considerazioni. Che cosa significa per l'Inter questa permanenza con il rinnovo che verrà discusso nei prossimi giorni da parte di Simone Inzaghi? Quali scenari vanno ad aprirsi anche in ottica mercato e che cosa potrà succedere quindi nelle prossime settimane? Voglio fare insieme a voi delle riflessioni e voglio quindi portarvi un contenuto che nasce grazie anche allo spunto della nostra grande community di Passione Inter. Allora, innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti subito, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani e potete partecipare alle dirette ogni giorno alle 19:30 in diretta. Approfondiamo tanti temi e alcuni nascono proprio durante le nostre live, come quello che vi porto oggi, nel quale voglio parlare con voi di Simone Inzaghi. Innanzitutto la notizia, l'avete letta immagino già anche sul nostro sito passioneinter.com, è che Simone Inzaghi si sono sciolti sempre di più quei possibili residui dubbi sulla permanenza dell'allenatore nerazzurro, che durante la cerimonia di premiazione ha ricevuto il premio Enzo Berzot a Roma, ha sostanzialmente confermato con le sue frasi che rimarrà all'Inter e che quindi si sta già pianificando anche il prossimo futuro in nerazzurro. Diciamo che un assist in questo senso è arrivato all'Inter anche dallo scenario internazionale, in cui c'erano tante panchine che potevano cambiare, che possono ancora cambiare allenatore da qui a fine anno, e alcune hanno già annunciato che cambieranno, e c'erano grandi insidie come soprattutto il Liverpool che potevano magari tentare Simone Inzaghi e quindi venire ad aggredirlo. In realtà poi stiamo vedendo come vanno ad assestarsi un po' le varie panchine internazionali. Il Liverpool stesso sembra aver deciso di puntare su Amorim dello Sporting, quindi diciamo che alcune insidie sono venute meno, ma soprattutto sta continuando a rimanere questa voglia di andare insieme con l'Inter che è soddisfatta del rendimento di Inzaghi, Inzaghi che è soddisfatto nell'Inter, dove sa e vuole fare un ulteriore passo in avanti, così come l'Inter vuole fare un ulteriore passo in avanti in vista della prossima stagione in cui ci si vuole confermare in Italia, assolutamente, si vuole fare una bella figura nella nuova Super Champions, una competizione anche molto più ricca e forse anche più imprevedibile, ma poi lo vedremo, e poi anche le prospettive di questo nuovo mondiale per club, una competizione che a me intriga tantissimo, piace tantissimo, e chiaramente si vuole fare una bella figura agli occhi di tutto il mondo calcistico sostanzialmente, e anche l'allenatore dell'Inter Inzaghi, che ha contribuito alla grande, alla qualificazione alla manifestazione mondiale, ecco, vorrà metterci anche la propria firma e vorrà fare una bella figura in quell'occasione. E allora, alla luce di questo, si va avanti con un rinnovo di contratto che verrà discusso, nei prossimi giorni. Prima però di parlare delle possibili richieste da parte di Simone Inzaghi, ci sono 3 elementi secondo me da valutare che poi analizzeremo, e prima di parlare anche dei risvolti di mercato con, secondo me, degli scenari interessanti da tener d'occhio, nella nostra diretta delle 19:30 con la grande community di Passione Inter ci siamo divertiti ad elencare un po' i punti a favore e i contro, diciamo, di una permanenza di Simone Inzaghi, o comunque i punti di forza dell'allenatore, mettiamola in questa chiave, e quelli su cui magari può ancora migliorare. Vado a condividere la tabella, la leggerò molto rapidamente, poi l'abbiamo approfondita molto nel corso dell'ultima diretta che trovate sul nostro canale. L'abbiamo messa sotto questo schema. Devo dire che nei punti a favore secondo me in realtà ce n'erano ancora di più, però molto velocemente si parte intanto dal discorso di continuità, dal poter portare avanti un discorso di progetto, anche di tattica, e non dover ricominciare anche da un nuovo allenatore è sicuramente un punto a favore di questa conferma, così come lo stile di gioco e l'innovazione tattica è secondo me un grosso punto di forza che è stato portato nell'Inter, soprattutto nell'Inter di quest'anno che ha avuto un'ulteriore evoluzione. La valorizzazione dei giocatori, credo sia fuori da ogni dubbio che Inzaghi abbia valorizzato tanti giocatori dell'Inter. Io faccio sempre un esempio, ho visto che negli ultimi giorni ne hanno parlato in tanti, ma ne parlo da tempo. Io sono convinto che
un Di Marco sia un ottimo giocatore, ma in questo momento ha un rendimento da top a livello internazionale proprio perché è valorizzato da questo sistema di gioco, e di esempi se ne potrebbero fare altri. Ci sono poi i risultati, chiaramente, dalla parte di Simone Inzaghi: 2 trofei all'anno, la miglior media punti fino a questo momento nella storia dell'Inter per un allenatore, la possibilità di chiudere questo scudetto nel derby o in generale comunque lo scudetto della seconda stella. Sono risultati che vanno dalla sua parte, come il ritrovato status anche internazionale di un Inter che è tornato a mettere il proprio logo sulla mappa europea. È un allenatore che ha un buon rapporto con la squadra, che per alcuni è un contro, per altri è un punto a favore. È un allenatore poi che migliora, è in evoluzione, abbiamo scritto. È un allenatore che, se pensiamo all'Inzaghi che è arrivato all'Inter e l'Inzaghi che è oggi, secondo me c'è stata una grande evoluzione, figlia di un grande, diciamo, una grande cultura del lavoro, come abbiamo scritto negli altri punti a favore. È migliorato anche nella comunicazione e in altri aspetti, e quindi è un tecnico in evoluzione che ha dalla sua anche un'età ancora abbastanza giovane, non è giovanissimo, ma è comunque un allenatore ancora giovane che ha sicuramente davanti a sé ancora una lunga carriera. Una resistenza alla pressione, qualcuno mi suggeriva nei commenti della diretta, importante. Ha saputo resistere in mezzo alle tempeste, ha saputo resistere e costruire qualcosa di importante anche dopo sessioni di mercato molto turbolente, soprattutto le prime, ma anche l'ultima è stata una sessione in cui si diceva che lui avrebbe voluto tenere tutti i big, e poi alla fine l'Inter ha cambiato 13 calciatori sostanzialmente, e quando se ne parla si dice solo che il Milan ha cambiato tanti giocatori, invece anche l'Inter la scorsa estate ha cambiato tantissimo. Um, Alcuni tifosi nerazzurri ci parlavano anche dell'aspetto caratteriale, di una persona educata e non arrogante, che quindi viene apprezzata. Torna poi quel termine di aziendalista che io sinceramente accanto ad Inzaghi porto in chiave positiva: aziendalista nel senso di un dipendente, tra virgolette, di un professionista che fa comunque gli interessi della propria azienda, tramite un modo di comunicare che soprattutto quest'anno è migliorato e non ha creato problemi, tensioni e problematiche varie, ma soprattutto tramite i risultati sia di campo che di valorizzazione anche del patrimonio di giocatori e non solo. Il riconoscimento europeo e la cultura del lavoro lo dicevamo, e poi qualcuno scherzava dicendo che ci ha regalato anche tanti meme per i social con le varie immagini, soprattutto a bordo campo e in partita. Nei punti a sfavore, quelli su cui si può ancora migliorare, una delle prime cose che mi è stata sottolineata dalla chat è stata la gestione delle rotazioni, sia dentro la partita, su cui torneremo dopo, sia soprattutto nel fatto che alcuni giocatori magari potevano essere valorizzati un po' di più prima per poter avere più giocatori pronti poi nel momento del bisogno. I riferimenti sono magari ai vari Bissek, ai vari Frattesi, Carlos Augusto ha giocato molto, però altri giocatori che magari potrebbe aver, diciamo, cercato di avrebbe dovuto cercare di impiegare di più e di gestire un po' di più, e alcune partite in cui magari si poteva fare più turnover per dare anche il giusto risalto alla Champions League, qualcuno ricordava, e immagino che il riferimento lo ricorderete. Si è parlato di coraggio, anche se io credo che sia un allenatore comunque, coraggioso, un allenatore che, è stato l'unico in Serie A a iniziare la stagione parlando di obiettivo scudetto e parlando anche di, voler giocare più partite possibile, quando dall'altra parte tutti gli allenatori si nascondono e dicono che l'obiettivo magari è arrivare ai quarti. Coraggio magari anche in alcuni momenti dove alcune partite qualcuno critica l'aver, tra virgolette, "essersi accontentato" magari in alcune gare in cui si poteva andare anche a cercare il più gol per chiudere determinate partite. Troppa fiducia nei suoi senatori, questo è un punto che secondo me ci sta. Alcuni giocatori sono intoccabili e in alcuni momenti, dall'esterno, alcuni giocatori che sembravano più stanchi, non performanti, comunque ritenuti molto importanti per gli equilibri della sua squadra, Inzaghi ha preferito non sostituirli, magari i risultati non son sempre stati, soddisfacenti. In questo forse anche nello sganciarsi da alcuni suoi, fedelissimi potrebbe essere un passo avanti da fare. Qualcuno lo ritiene prevedibile nei cambi, nel senso che, cambi che arrivano tardi, oppure la solita sostituzione dell'ammonito, che io ritengo però una strategia non da demonizzare come in tanti fanno, e anche le scelte di fare, tra virgolette, "ruolo per ruolo", comunque più o meno sapere sempre che tipo di sostituzioni verranno fatte, viene visto come un punto a sfavore.
C'è chi sostiene che possa prendere ancora di più le redini dell'Inter, cioè i risultati che sta ottenendo, il lavoro che sta facendo, gli darebbero il diritto di avanzare anche richieste superiori, alla dirigenza e di, diciamo, fare ancora un passo in avanti in termini di controllo di tutta la parte sportiva e quindi di, portare anche a delle scelte più, si ricollega al discorso anche del coraggio questo. Poi il contro di Correa chiesto a gran voce, i tifosi mi hanno chiesto di mettere a gran voce anche Correa tra i contro, detto che si dà sempre la colpa di Inzaghi dell'arrivo di Correa, ma, diciamo è un discorso che abbiamo approfondito varie volte. E poi mancano i tiri da fuori, ci si è, chiesto con la nostra community, come mai l'Inter con così tanti tiratori, da Çalhanoğlu, Mkhitaryan che ha un buon tiro, Barella, Lautaro, Di Marco e altri calciatori che avrebbero un buon tiro, cerca sempre meno questa soluzione, e vediamo che pure a livello internazionale tante partite, basta ricordare l'andata tra Real e Manchester City, vengono decisi anche da questi fondamentali che l'Inter avrebbe, ma che non sta sfruttando. E quindi anche in termini di gioco magari va bene la coralità, che è stato un grande punto di forza, però valutare anche una valorizzazione dei singoli all'interno di questo sistema potrebbe essere un'opzione su cui lavorare e per cui migliorare. Fatemi sapere se siete d'accordo con questi pro e contro che sono stati individuati. Nel frattempo, diciamo che questi sicuramente saranno alcuni degli argomenti che verranno portati anche dalla dirigenza, diciamo sul tavolo, del vertice di fine anno, cioè subito dopo la chiusura dello scudetto Inter e Inzaghi si incontreranno come era avvenuto anche l'anno scorso, e la dirigenza presenterà un resoconto di questa stagione, presenterà i punti su cui si può fare meglio, perché come detto ce ne sono, e poi si procederà anche a stabilire gli obiettivi, le priorità del mercato e della nuova stagione. Dall'altro lato immagino che anche Inzaghi avrà una serie di richieste, diciamo così, e credo che al primo punto ci sia un punto condiviso, quello relativo al contratto. Né l'Inter né Inzaghi credo vogliano, iniziare la stagione con il contratto in scadenza a fine stagione nel 2025, e quindi si discuterà di un rinnovo al 2026 con opzione per il 2027, e credo da parte di Inzaghi chiaramente anche una richiesta di aumento dell'ingaggio, visto che questa sarà un'estate in cui probabilmente, nel nuovo bilancio l'Inter andrà a caricare un aumento leggero, sostenibile, comunque un aumento del monte ingaggi, anche l'allenatore comunque si aspetta un ritocco rispetto ai 5,5 milioni attuali. E al secondo punto, uno di quelli che secondo me sono più a cuore, per il tecnico, ovvero la permanenza dei big. Credo che ci sarà una richiesta esplicita, ecco, del voler trattenere quelli che possono essere considerati i migliori giocatori di questa squadra, anche per età, ecco, magari non sono per forza i suoi fedelissimi, non vengono inclusi magari i suoi fedelissimi che non hanno grande mercato, visto che sono in là con gli anni, ma, diciamo che la notizia più che altro secondo me in questo senso, confrontandomi anche con altri colleghi, è che, nel nucleo centrale dei big che Inzaghi considera da non toccare ci sono Barella, Bastoni e Lautaro, è abbastanza prevedibile, ma viene incluso, diciamo sottolineato anche Marcus Thuram, che viene inserito appunto in questa lista di big, che Inzaghi vuole trattenere. Al terzo punto poi chiaramente immagino che ci sarà anche la richiesta di allungare questa rosa, cioè di andare, a mettere a disposizione di Inzaghi più cotitolari, per dirla alla Marotta. E per allungare la rosa, in vista di una stagione in cui ci sarà la Super Champions, Supercoppa italiana, campionato, Coppa Italia, mondiale per club, si può arrivare a giocare addirittura 70 partite, se si fa proprio l'estremo e si va fino in fondo in tutto. E per allungare la rosa chiaramente ci si ricollega anche al punto 2, cioè l'obiettivo è quello di farlo, ma senza passare dalla cessione dei big. Quindi, molto di questo dipenderà anche da come si riuscirà a monetizzare da giocatori non di primissimo piano, quindi le varie seconde linee, tagliando qualche giocatore che costa tanto ma che non sta dando un grande impatto in questo momento, la possibilità di cedere eventualmente Dumfries ad una giusta cifra, visto che il rinnovo è complicato e scade nel 2025, quindi, serve venderlo ora se non gli rinnovi il contratto, altrimenti rischi di perderlo a zero, e soprattutto poi monetizzare anche quei giocatori che attualmente sono in prestito, che possono fruttare un bel tesoretto, da Satriano che sta facendo bene in Francia, ai fratelli Esposito, passando soprattutto per nomi come Oristanio,
da tenere veramente d'occhio, e ovviamente Valentin Carboni, che è il vero e proprio gioiello probabilmente anche dal punto di vista del mercato, su cui però l'Inter vuole cercare di mantenere un diritto di riacquisto, come è stato fatto con Fabian per esempio col Bologna. E l'Inter vorrebbe ottenere da qui un tesoretto per poi andare a rinforzare la difesa, sicuramente, con un nuovo profilo più giovane rispetto ad Acerbi e De Vrij, e tanti nomi stanno circolando in questo senso. In attacco c'è l'idea di aggiungere poi un altro attaccante, e anche qua circolano varie ipotesi. C'è poi sul portiere sempre l'ipotesi Bento da tenere d'occhio, e ovviamente se parte Dumfries andrà sostituito l'olandese, perché io personalmente non farei affidamento ancora una volta su Darmian come quinto per l'anno prossimo. Come terzo sì, di difesa dietro, come quinto un po' meno personalmente. Sono diverse operazioni, comunque soprattutto operazioni onerose quelle che l'Inter ha in mente, dopo aver già preso Zielinski e Taremi a parametro zero, quindi se le varie partenze saranno monetizzate bene, allora possiamo aspettarci anche qualche diciamo margine di manovra in più, qualche possibile anche profilo dall'estero da andare a puntare, altrimenti aspettiamoci secondo me più di un'operazione alla Frattesi, chiamiamola così, in Serie A, cioè andando a cercare formule più creative con altri club italiani. Non a caso circolano forti i nomi di Buongiorno del Torino per la difesa, e come dico sempre, se devo immaginarmi l'obiettivo, l'identikit, l'obiettivo numero uno di questa dirigenza interista, Buongiorno del Torino secondo me ci rientra molto, perché è un buon prospetto nel giro della nazionale, già consolidato in Serie A, ha tutto l'identikit per essere un colpo da questa Inter, e in attacco c'è sempre quel nome di Gudmundsson che gira forte. C'è da dire che si è attivata anche la Juventus su Gudmundsson dopo la beffa Felipe Anderson, e la Juventus col Genoa ha già vari rapporti aperti. In ogni caso, le parole di Marotta dell'altro giorno, che addirittura ha parlato di futuro roseo, forse cioè chiaro che non poteva dire ci aspettiamo difficoltà, eccetera. Però siamo parlati da quando si parlava di sostenibilità, eccetera, a parlare di futuro roseo. Qualcosa è cambiato, qualcosa diciamo che anche tra le voci girano delle voci per cui ci sarebbe dello spazio a bilancio per poter pensare di rinforzare bene questa squadra in quest'estate. Delle voci ci sono. Detto questo, per chiudere, arriviamo da una sessione di mercato, quella scorsa, in cui la squadra è cambiata tantissimo, ma tanti dei nuovi acquisti secondo me sono stati azzeccati, e i risultati penso lo confermino. E in generale, anche attraverso degli errori che sono stati commessi sicuramente, l'Inter però sta uscendo da uno scossone economico fortissimo che spesso ci si dimentica, riuscendo però al tempo stesso a costruire quello che è un ciclo sul campo, perché il ciclo per me non è solo fatto di vittorie dello scudetto e vittorie della Champions. Il ciclo per me è fatto anche di dimostrare la continuità di risultati al vertice, come sta facendo questa Inter, dagli anni di Conte ad oggi con Inzaghi, e con la prospettiva di continuare a farlo. È un Inter che ripartirà, come dicevo anche prima, avvantaggiata rispetto delle rivali che devono scegliere ancora l'allenatore, alcuni addirittura i dirigenti. Non è una cosa da poco. Non montiamoci la testa con proclami da obiettivo di vittoria della Champions, perché solo un paio di squadre al mondo possono, secondo me, dire di avere come obiettivo stagionale la vittoria della Champions. Allo stesso tempo, però, con la giusta ambizione si punta a far bene, soprattutto secondo me dando tempo e fiducia ad un allenatore, ad una squadra e una dirigenza soprattutto, che hanno dimostrato di meritare, secondo me, tempo e fiducia. Fatemi sapere quindi voi che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, vi aspetto nei commenti con le vostre considerazioni, che poi leggeremo in diretta alle 19:30 e le approfondiremo in attesa di questo derby che può valere uno scudetto. Vi ricordo di fare un salto su passioninter.club, dove in questi giorni è molto calda la chat del club, i nostri appuntamenti serali con la grande community di interisti da tutto il mondo. Se volete supportarci, volete far parte di un grande gruppo, www.passioninter.club, vi aspettiamo. Nel frattempo vi lascio con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.